Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao James, come stai oggi? Ciao Emily, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi vorrei parlare di ciò che ci piace, non ci piace e persino di ciò che odiamo. Ti piace parlare delle tue opinioni? Sì, mi piace. Penso sia divertente condividere ciò che ci piace e ciò che non ci piace. Mi aiuta a conoscere meglio te e i tuoi gusti. Ottimo! Iniziamo a parlare delle cose che ci piacciono. James, quali sono alcune cose che ti piacciono? Mi piacciono molte cose. Ad esempio, mi piacciono le giornate di sole, leggere libri e giocare a calcio con i miei amici. Mi piace anche ascoltare musica e guardare film. È bello. Anche a me piacciono le giornate di sole. Mi piace anche fare lunghe passeggiate, cucinare biscotti e disegnare. Amo l'arte e le attività creative. Trovo interessante che a entrambi piacciono le giornate di sole. Mi sento felice e pieno di energia quando il sole splende. Sì, anch'io. Le giornate di sole mi fanno sorridere. E riguardo al cibo, Jess, cosa ti piace mangiare? Mi piacciono la pizza, la pasta e la frutta fresca. Mi piacciono anche il gelato e il cioccolato. Preferisco cibi semplici e gustosi. Mi piacciono molti degli stessi cibi. Adoro la pizza e la frutta fresca. Mi piace anche mangiare insalate e panini. E adoro davvero la torta al cioccolato. La torta al cioccolato è deliziosa. Concordo sul fatto che il cibo possa renderci molto felici. Ora parliamo delle cose che non ci piacciono. James, quali sono alcune cose che non ti piacciono? Non mi piacciono le giornate di pioggia perché mi fanno sentire un po' triste e assonnato. Non mi piace nemmeno il clima molto freddo. Non mi piacciono i cibi amari. Preferisco i sapori dolci o salati. Anche a me non piace il clima freddo. Non mi piace quando c'è troppo vento o troppo rumore. Non mi piacciono nemmeno i film horror, mi fanno sentire a disagio. È vero. Non mi piace quando il cibo è troppo piccante o troppo aspro. Mi piace che il cibo sia equilibrato e gustoso. È interessante confrontare i nostri dispiaceri. Anche le piccole cose possono influenzare il nostro umore. Sì, sapere cosa non ci piace ci aiuta a scegliere meglio le attività e il cibo. Ora parliamo delle cose che odiamo. James, ci sono cose che odi davvero? Odio quando le persone sono scortesi. Odio anche l'inquinamento e il littering. Mi rende molto triste vedere la mia città sporca. Odio anche le bugie e la disonestà. Anche io odio la disonestà. E odio quando i miei programmi preferiti vengono cancellati. Mi rende molto delusa. Odio essere in un posto rumoroso quando voglio rilassarmi. Sì, il rumore può essere molto fastidioso. Odio anche quando la mia stanza è disordinata. È utile sapere cosa odiamo perché ci aiuta a comprendere i nostri valori. Penso che i nostri gusti e dispiaceri mostrino chi siamo. Concordo. A volte cambio anche la mia opinione su qualcosa. Ad esempio, prima odiavo le olive, ma ora mi piacciono sulla pizza. È interessante. A volte provo nuovi cibi e scopro di piacermi. È divertente essere aperti a nuove esperienze. Emily, puoi dirmi un esempio di qualcosa che ti piace davvero e perché? Certo, mi piacciono molto le giornate di sole perché mi fanno sentire energica e felice. Mi piacciono le attività all'aperto come correre e giocare a tennis quando il tempo è bello.
Mi piace anche leggere romanzi perché mi portano in mondi diversi e lasciano volare la mia immaginazione. È un ottimo motivo. A me piace ascoltare musica, specialmente pop e soft rock, perché mi solleva l'umore. Mi piacciono anche le commedie perché mi fanno ridere e rilassare. La musica è molto importante anche per me. Mi piace ascoltare canzoni allegre mentre studio o lavoro. E riguardo a qualcosa che non ti piace, puoi darmi un esempio? Sì, non mi piacciono le giornate di pioggia. Quando piove troppo, mi sento un po' triste e non voglio uscire. Non mi piace nemmeno il clima molto freddo perché mi sento a disagio nei vestiti pesanti. Non mi piacciono i posti rumorosi. Non mi piace quando un caffè è troppo forte. Preferisco un posto tranquillo per leggere o parlare con gli amici. È vero, anche a me non piace quando il cibo è troppo piccante. Mi piace che il mio cibo sia delicato e gustoso. E cosa dire riguardo a qualcosa che odi? Odio la disonestà. Non mi piace affatto quando qualcuno mente o rompe la fiducia. Odio anche l'inquinamento. Mi sento molto triste quando vedo rifiuti nel parco. Odio essere in una stanza disordinata. Mi fa sentire stressato e a disagio. Odio anche quando il mio programma preferito viene cancellato senza preavviso. Sì, è molto deludente. Le nostre odi mostrano cosa valorizziamo, come l'onestà e un ambiente pulito. Emily, perché pensi sia importante sapere cosa ti piace, non ti piace o odi? Penso sia importante perché mi aiuta a prendere decisioni migliori. Quando conosco le mie preferenze, posso scegliere il cibo giusto, i vestiti giusti e le attività giuste. Mi aiuta anche a comprendere meglio me stessa e a comunicare con gli altri. Concordo. Conoscere i propri gusti rende la vita più semplice e piacevole. Aiuta anche me a scegliere amici che condividono valori simili. Sì, i nostri gusti e dispiaceri possono aiutarci a trovare un terreno comune con gli altri. Rendono le nostre conversazioni più interessanti. A volte chiedo ai miei amici cosa gli piace o non gli piace per conoscere meglio loro. È un buon modo per iniziare una chiacchierata amichevole. Lo faccio anch'io. Spesso dico, cosa ti piace? O cosa non ti piace di questo film? Rende le nostre conversazioni divertenti e profonde. Emily, puoi raccontarmi di un momento in cui hai provato qualcosa di nuovo e hai cambiato opinione? Certo, ricordo quando ho provato per la prima volta il sushi. Pensavo che lo avrei odiato perché è pesce crudo, ma quando l'ho assaggiato mi è piaciuto molto. Ora mangio sushi spesso. È un ottimo esempio. Prima odiavo il broccolo perché pensavo fosse amaro, ma ora mi piace cotto con l'aglio. A volte provare cose nuove può cambiare le nostre opinioni. Sì, essere aperti a nuove esperienze è molto importante. Ci aiuta a crescere e a imparare. Concordo. I nostri gusti possono cambiare nel tempo ed è normale. Dimostra che stiamo crescendo. Dico sempre ai miei amici di provare nuovi cibi, anche se pensano di non piacergli. È divertente scoprire nuovi sapori. Emily, come utilizzi i tuoi gusti e dispiaceri nella vita quotidiana? Uso i miei gusti e dispiaceri per pianificare la mia giornata. Ad esempio, mi piace esercitarmi al mattino quando il tempo è bello. Controllo il meteo e se c'è sole, vado a correre. Scelgo anche i miei pasti in base a ciò che mi piace. Cucino cibi semplici e gustosi. È una buona abitudine. Controllo il mio programma e cerco di fare attività che mi piacciono. Ascolto musica mentre studio perché mi piace, mi fa sentire rilassato e concentrato.
Faccio lo stesso, mi piace leggere romanzi la sera. È il mio modo di rilassarmi dopo una giornata intensa. Pensi che i tuoi gusti e dispiaceri influenzino le tue amicizie? Sì, penso di sì. Scelgo amici che piacciono cose simili. Ad esempio, ho un'amica che ama giocare a calcio e un'altra che ama disegnare. Condividiamo i nostri interessi e ci divertiamo insieme. Concordo. I miei amici e io parliamo spesso dei nostri film e canzoni preferiti. Rende la nostra amicizia più forte. È bello avere amici che capiscono i tuoi gusti. Rende il tempo trascorso insieme più piacevole. A volte incontro persone nuove e parliamo di ciò che ci piace. È un buon modo per fare nuove amicizie. Sì, chiedere a qualcuno cosa ti piace è un ottimo modo per iniziare una conversazione. Aiuta a conoscere meglio l'altra persona. Emily, pensi che la tua famiglia condivida i tuoi gusti e dispiaceri? In alcuni modi, sì. Mia sorella e io ci piacciono entrambe le giornate di sole e le attività all'aperto. Spesso andiamo in escursione insieme, ma a volte siamo diverse. A me piacciono leggere e disegnare, mentre a lei piace giocare ai videogiochi. È interessante. Anche mio fratello e io amiamo la pizza e il calcio, ma non ci mettiamo d'accordo sui film. A me piacciono le commedie e a lui i film d'azione. È normale che i membri della famiglia abbiano gusti diversi. Rende le nostre conversazioni più divertenti e varie. Sì, anche se siamo diversi, rispettiamo le opinioni degli altri. A volte proviamo le attività preferite l'uno dell'altro. Adoro questo. Provare qualcosa di nuovo con la famiglia può essere un buon modo per legare. Emily, come pensi che conoscere i tuoi gusti e dispiaceri ti aiuti a scuola o al lavoro? Penso che mi aiuti a scegliere le materie e le attività giuste. Ad esempio, mi piacciono l'arte e la musica, quindi scelgo di studiare design e di unirmi al club musicale. Quando so cosa mi piace, posso pianificare meglio il mio futuro. È molto vero. A me piacciono la scienza e la matematica, quindi mi impegno molto in quelle materie. Conoscere i miei interessi rende lo studio più piacevole. Sì, quando studi una materia che ti piace, impari più velocemente e ti senti più motivato. Uso anche il mio tempo libero per fare attività che mi piacciono, come leggere e disegnare. Rende la mia giornata equilibrata. Anche io mi sento così. Dedico sempre del tempo per giocare a calcio e ascoltare musica. Mi tiene felice e rilassato. Pensi che il tuo insegnante sappia cosa ti piace? Sì, a volte dico al mio insegnante che mi piace un certo argomento. Ad esempio, ho detto al mio insegnante di storia che mi piace imparare sulle culture antiche. Rende la lezione più interessante quando l'insegnante usa esempi che mi piacciono. È un buon punto. Quando gli insegnanti conoscono i nostri interessi, possono rendere le lezioni più coinvolgenti. Emily, usi i social media per esprimere ciò che ti piace o non ti piace. Sì, uso spesso i social media per condividere le mie opinioni. Pubblico sui miei brani, film e cibi preferiti. Scrivo anche un breve messaggio quando non mi piace qualcosa, come un film che era noioso. Lo faccio anch'io. A volte scrivo una recensione su un film o un libro. Aiuta i miei amici a sapere cosa guardare o leggere. È bello ricevere feedback dagli altri. A volte il mio amico prova un nuovo ristorante perché ho detto che mi piace il cibo lì. Sì, condividere i nostri gusti può aiutare gli altri a fare buone scelte. Rende le nostre conversazioni online più interessanti.
Mi piace leggere i commenti degli amici su ciò che piace o non piace. Mi dà nuove idee da provare. Emily, pensi che i tuoi gusti cambieranno in futuro? Sì, credo che i miei gusti cambieranno nel tempo. Ad esempio, quando ero più giovane odiavo i cibi amari, ma ora mi piace il cioccolato fondente. Anche alcune verdure che odiavo prima, ora mi piacciono man mano che provo nuove ricette. È molto vero. Prima odiavo correre perché pensavo fosse difficile, ma ora mi piace correre. Mi sento meglio quando mi esercito. È normale che le nostre opinioni cambino. Provare cose nuove può aiutarci a imparare e crescere. Dico sempre ai miei amici di avere una mente aperta. A volte potresti non piacere qualcosa all'inizio, ma dopo averlo riprovato, potresti amarlo. Sì, essere flessibili con i propri gusti è importante. Rende la vita più interessante. Emily, hai un'attività preferita che mostra ciò che ti piace? Sì, adoro dipingere. Mi piace usare colori vivaci e creare design creativi. Dipingere mi fa sentire calma e felice. Mi piace anche suonare la chitarra. È divertente imparare nuove canzoni. È meraviglioso. Mi piace giocare a calcio e andare in bicicletta. Mi piace anche leggere romanzi d'avventura, mi portano in nuovi mondi. Penso che i nostri hobby siano un buon modo per esprimere ciò che ci piace. Mostrano la nostra personalità. Sì, gli hobby rendono il nostro tempo libero piacevole. Spesso invito i miei amici a giocare a calcio nel fine settimana. È divertente condividere il mio hobby con gli altri. A volte partecipo a un corso di pittura con la mia amica. Impariamo nuove tecniche e ci divertiamo insieme. Pensi che i tuoi hobby ti aiutino a rilassarti? Sì, quando dipingo o suono musica, dimentico le mie preoccupazioni. È un ottimo modo per rilassarsi dopo una giornata intensa. Anche io mi sento così quando leggo o vado in bicicletta. Gli hobby sono molto importanti per la nostra felicità. James, mentre concludiamo la nostra conversazione di oggi, qual è una cosa che hai imparato su te stesso? Ho imparato che mi piacciono davvero le giornate di sole e le attività all'aperto. Ho anche imparato che odio la disonestà e l'inquinamento. Conoscere questo mi aiuta a scegliere uno stile di vita sano. Ho imparato che mi piacciono le attività creative come dipingere e suonare la chitarra. Ho anche imparato che non mi piacciono i posti rumorosi e le stanze disordinate. È importante sapere cosa ti rende felice e cosa ti disturba. Sì, i nostri gusti e dispiaceri ci aiutano a prendere decisioni migliori nella vita. Mostrano chi siamo e cosa valorizziamo. Sento che dopo la nostra conversazione comprendo ancora meglio i miei gusti. È un buon promemoria per controllare sempre cosa ci rende felici. Concordo. Parlare delle nostre opinioni è un buon modo per riflettere su noi stessi. Cerco sempre di chiedermi, mi piace questo? O perché odio quello? Mi aiuta a crescere. Grazie, James, per questa conversazione interessante. Mi è piaciuto condividere i nostri gusti, dispiaceri e odi. Grazie, Emily. Ho anche apprezzato il nostro dialogo. È divertente conoscere meglio l'uno l'altro. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Magari possiamo parlare dei nostri film o musica preferiti. Sembra fantastico. Sono entusiasta di condividere ulteriormente le mie opinioni con te. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.